Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Fastiact Viatris Limited. Ultimo aggiornamento, 7 marzo 2022. Cos'ha Fastiact? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Fastiact durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Fastiact? Fastiact è un farmaco a base del principio attivo adrenalina, appartenente alla categoria degli anafilassi, stimolanti cardiaci adrenergici e nello specifico adrenergici e dopaminergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Viatris Limited. Fastiact può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Viatris Limited. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe H. Principio attivo: adrenalina. Gruppo terapeutico: anafilassi, stimolanti cardiaci adrenergici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: gli autoiniettori Fastiact, adrenalina, sono indicati nel trattamento di emergenza di reazioni allergiche gravi, anafilassi, causate da punture o morsi di insetti, alimenti, farmaci ed altri allergeni, così come da anafilassi idiopatica o indotta da sforzo. Posologia. Popolazione pediatrica. La dose pediatrica usuale a 0,01 mg/kg peso. Tuttavia, il medico curante può prescrivere una dose superiore o inferiore, dopo attenta valutazione di ciascun singolo paziente e individuazione della natura potenzialmente letale delle reazioni, per le quali ha indicato tale medicinale. Una dose inferiore a 150 microgrammi non può essere somministrata con l'autoiniettore di adrenalina Fastiact. Il medico deve tenere in considerazione l'impiego di altre forme di adrenalina iniettabile, qualora si rendesse necessario somministrare dosi inferiori a bambini piccoli. Bambini e adolescenti con peso superiore ai 30 kg. La dose abituale è di 300 microgrammi per via intramuscolare. Per questi pazienti è disponibile l'autoiniettore Fastiact 300 microgrammi, contenente 300 microgrammi di adrenalina per dose. Bambini con peso compreso fra 15 kg e 30 kg. La dose abituale è di 150 microgrammi per via intramuscolare. Bambini con peso inferiore a 15 kg. L'appropriatezza di Fastiact 150 microgrammi deve essere valutata individualmente. L'uso in bambini con peso inferiore a 7,5 kg non è raccomandato se non in situazioni potenzialmente letali e dietro consiglio del medico. Adulti. La dose abituale è di 300 microgrammi per via intramuscolare. Non appena si riconoscono i sintomi di un'anafilassi, occorre somministrare una dose iniziale. In assenza di un miglioramento dal punto di vista clinico, o in caso di peggioramento, potrebbe essere necessario somministrare una seconda iniezione di Fastiact 5 a 15 min dopo la prima iniezione. Si raccomanda di prescrivere 2 autoiniettori di Fastiact che i pazienti devono portare con esse a copyright. Il medico che prescrive un autoiniettore Fastiact deve assicurarsi che il paziente comprenda le indicazioni per l'uso e il corretto metodo di applicazione. Pertanto, il medico deve approfondire con il paziente in modo dettagliato le informazioni del foglio illustrativo, l'uso corretto dell'autoiniettore e i possibili sintomi di uno shock anafilattico. Modo di somministrazione. Gli autoiniettori Fastiact sono destinati ad una immediata somministrazione nei pazienti che sono considerati ad aumentato rischio di anafilassi, compresi i soggetti con una storia di reazioni anafilattiche. Per somministrazione intramuscolare nella porzione anterolaterale della coscia, non nel gluteo. Il dispositivo è realizzato affinché a copyright sia possibile iniettare il farmaco attraverso gli abiti o direttamente attraverso la cute. Vedere paragrafo EUROS 6, precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione a EUROS. Il paziente / chi lo assiste deve essere informato che dopo ogni uso di Fastiact devono immediatamente richiedere assistenza medica, chiamare un'ambulanza per condizione di EUROS anafilassia a EUROS anche se i sintomi sembrano essere migliorati, vedere paragrafo 4. I pazienti coscienti devono stare preferibilmente sdraiati con i piedi sollevati o seduti se hanno difficoltà a respirare. I pazienti incoscienti devono essere girati su un fianco in posizione di recupero. I pazienti devono, se possibile, rimanere con un'altra persona fino all'arrivo dell'assistenza medica.
Controindicazioni. Non vi sono controindicazioni assolute note all'uso di Fastiect durante un'emergenza di tipo allergico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tutti i pazienti ai quali viene prescritto Fastiect devono essere accuratamente istruiti a comprendere le indicazioni per l'uso ed il corretto modo di somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Si consiglia di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Si raccomanda cautela nei pazienti che assumono farmaci che possono facilitare le aritmie cardiache, fra cui digitale e chinidina. Gli effetti dell'adrenalina possono essere esacerbati da antidepressivi triciclici, inibitori della, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Fastiect durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Fastiect durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'esperienza clinica nel trattamento in gravidanza è limitata. L'adrenalina deve essere utilizzata in gravidanza solo se il beneficio potenziale giustifica il rischio potenziale per il feto. Allattamento. L'adrenalina non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non pertinente. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati associati all'attività dell'adrenalina sui recettori alfa e beta possono includere sintomi quali tachicardia e ipertensione, oltre a effetti indesiderati a carico del sistema nervoso centrale. La valutazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio o l'iniezione intramuscolare accidentale di adrenalina può causare emorragia cerebrale, causata da un aumento repentino della pressione arteriosa. Eventi letali sono conseguenti anche a edema polmonare, causato dalla vasocostrizione periferica, associata a stimolazione cardiaca. L'edema polmonare può essere trattato con i più meno bloccanti, come fentolamina. Le eventuali aritmie possono essere trattate con i bloccanti. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Stimolanti cardiaci esclusi i glicosidi cardiaci, adrenergici e dopaminergici. Codice ATC. C01K24. L'adrenalina ha una catecolamina che stimola il sistema nervoso simpatico, recettori alfa e beta, inducendo un proprietà farmacocinetiche. L'adrenalina ha una sostanza naturalmente presente nell'organismo, prodotta dalla midollare del surrene e secreta in risposta a sforzo o stress. Nell'organismo subisce una rapida inattivazione prevalentemente ad opera di enzimi. Dati preclinici di sicurezza. Non sono disponibili dati preclinici rilevanti per il medico curante. Elenco degli eccipienti: sodio cloruro, sodio metabisolfito, e 223 acido cloridrico, per aggiustamento del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.